E buongiorno a tutti amici investitori, innanzitutto bentornati sul mio canale. Oggi video super veloce su come andare a utilizzare gli aggregatori per risparmiare delle criptomonete sulle nostre transazioni e sui nostri scambi che facciamo molto spesso. Se questi argomenti vi interessano iscrivetevi al canale e mettetemi un bel like che è l'unico modo per farmi crescere. Quando volete comprare qualcosa in internet ovviamente voi cercate dove costa di meno e per fare questo utilizzate dei siti come per esempio Trova Prezzi ma tanti altri che offrono fanno vedere lo stesso oggetto dove viene venduto al prezzo minore. L'aggregatore funziona in maniera molto simile, ossia per passare da un token A a un token B ci farà scegliere la miglior strada o ci selezionerà i migliori exchange, i migliori AMM dove andare a fare gli swap automaticamente, cosa che noi normalmente non potremo fare o perderemo tantissimo tempo e non riusciremo ad ottimizzare. Lui lo fa automaticamente e ci fornisce sempre la miglior strada o le migliori strade dove è più conveniente andare a scambiare da A a B. Normalmente uno degli automatic market maker che si utilizzano più frequentemente è PancakeSwap, ma molto spesso le fee di PancakeSwap non sono le migliori oppure le condizioni di liquidità su quel determinato AMM non sono le migliori, quindi i nostri aggregatori sceglieranno le migliori per noi. Prendiamo per esempio una coppia USDC Ethereum. Se vogliamo scambiare i nostri USDC per degli Ethereum, la maggior parte di noi, per esempio sulla Binance Smart Chain, ma questo vale per molte blockchain, perché per esempio gli aggregatori che vi porto oggi, che sono OneInch, Paraswap, funzionano sia su Ethereum che su BSC che su Polygon. Come dicevo, la maggior parte di noi per scambiare USDC per Ethereum, per esempio sulla Binance Smart Chain, utilizzerà PancakeSwap. Quello che fa invece un aggregatore è vedere qual è la liquidità migliore. Quindi nel caso sia PancakeSwap dove c'è la liquidità, le condizioni migliori, utilizzerà al 100% PancakeSwap. Nel caso invece trovassi degli automatic market maker che hanno una liquidità a un prezzo più vantaggioso, come potrebbe essere SushiSwap o ApeSwap o WardenSwap, andrà a suddividere la posizione da voi richiesta, quindi il passaggio da USDC a Ethereum, attraverso queste 4 o questi 5 automated market maker. E il terzo grande vantaggio è che potrebbe fare delle molteplici conversioni per ottenere la migliore liquidità, come in questo caso. Come vediamo qua, questi USDC vengono convertiti per il 70% in BUSD su Acriptos e per il 30% in USDT su Acriptos. A sua volta questo 30% poi verrà scambiato in Ethereum su MEDEX, mentre il 70% di prima verrà suddiviso 5% Multiswap e 95% su Dodo V2 come pool di liquidità. Verranno scambiati quindi BUSD per Wrapped BNB. A loro volta questi Wrapped BNB verranno convertiti in Ethereum attraverso 5 automated market maker che sono PancakeSwap, ApeSwap, Warden, WaltSwap e PancakeSwap V2 per il 77,5%. Capite bene che questa cosa manualmente noi non riusciremo mai a farla. Sicuramente i più esperti hanno già capito che non si tratta di diventare ricchi, perché quello che facciamo è ottenere più token B attraverso le nostre conversioni utilizzando un aggregatore che facendolo manualmente. Ma siccome il volume di trading e il volume di scambi nell'arco di un anno non sono irrilevanti, anche riuscire a risparmiare 0,1-0,2%, perché di questo si parla, soprattutto su delle piccole somme, ovviamente più crescono le somme, più il modo e l'efficienza degli aggregatori diventa molto performante, si possono ottenere veramente delle cifre significative, anche l'1 e il 2%. Ma non c'è modo migliore che farvelo vedere se non dal punto di vista pratico. Se prendiamo quindi, come abbiamo visto prima, PancakeSwap per fare questo scambio, 20.000 USDC scambiati in Ethereum per un controvalore di 7,95 Ethereum, quindi questo è quello che ci verrà dato. Alla fine ci dirà che un minimo ricevuto sarà 7,88 Ethereum. Vedete la strada che prende la liquidità è USDC per BUSD, BUSD per BNB, BNB per Ethereum. Tutto questo all'interno della AMM di PancakeSwap. Vado sempre su OneInch, inserisco BSC, ovviamente ho 3 reti da selezionare come vi ho detto, Ethereum, BSC e Polygon. Inserisco i miei 20.000 USDC e vado a vedere quant'è il controvalore in Ethereum che mi viene dato alla fine, 7,98. La strada che andrà a fare la nostra liquidità sarà per l'80% convertita in BUSD su Acriptos e per il
il 20% su PancakeSwap. Successivamente verrà convertita in BNB su Dodo V2 e da questo verrà convertita in Ethereum, 7,5% Bakery, 80% PancakeSwap, 7,5% ApeSwap, 5% Warden. Quindi tutta questa conversione per ottenere un piccolo guadagno sui nostri Ethereum. Un guadagno che OneInch ci dice essere di 95,32 dollari rispetto a quello che succede se lo comparasse allo scambio fatto su Medex. Otteniamo quindi noi 7,98 Ethereum rispetto ai 7,89. 7,98 rispetto a 7,89 si tratta dell'1,1%, quindi una cifra che è molto significativa e molto rilevante. Il nostro risparmio su questa transazione si riflette sul fatto di avere un numero di Ethereum finale più elevato. Queste cifre cambiano moltissimo in relazione al quantitativo che noi richiediamo di scambiare su un automated market maker rispetto a un aggregatore, soprattutto su dei token che sono esotici, dove magari la liquidità su quel determinato automated market maker non è così elevata e si potrebbe andare incontro a uno slippage molto alto. Vi faccio vedere la prova: su 100.000 USDC per PancakeSwap otterremo un minimo di 39,24 Ethereum. Se faccio la stessa cosa su OneInch otterremo 39,78 Ethereum. Andando a fare i conti vediamo che in questo caso la differenza è dell'1,3%. Sto ovviamente scegliendo una MM molto grande che è PancakeSwap, perché è quello che utilizziamo più di tutti, e sono due coppie molto scambiate, cioè USDC per Ethereum. Su coppie più esotiche questa differenza sarà molto più marcata. All'interno del canale ho portato ultimamente molti video sulla blockchain di Polygon che vi lascio anche in descrizione, e quello che facciamo spesso è utilizzare dei bridge per passare da BSC a Polygon. Quindi scambiamo le nostre stablecoin che abbiamo, per esempio BUSD e USDC, in USDT, perché attraverso Xpollinate c'è più liquidità sulla stablecoin di USD per passare all'interno di Polygon. Anche in questo caso gli aggregatori ci sono molto utili. Infatti prendo sempre l'esempio di voler portare su Polygon 20.000 dollari e quindi trasformo i miei eventualmente 20.000 BUSD in 20.000 USDT. In questo caso su PancakeSwap otterrò come minimo 19.720 USDT, mentre invece se utilizzassi OneInch otterrei ben 19.987 USDT, una cifra completamente differente. Per questa transazione di 20.000 dollari vediamo che la differenza è di ben 267 USDT. La stessa cosa ovviamente la si può fare su tutte le blockchain, in questo caso vi porto sempre Polygon con Paraswap. Possiamo scambiare sempre i nostri USDC per Ethereum utilizzando un aggregatore che è appunto Paraswap, ma potremmo utilizzare lo stesso OneInch con la blockchain di Polygon. Quindi e al posto di utilizzare PancakeSwap avremmo potuto utilizzare QuickSwap, che è la MM più grande sulla blockchain di Polygon. Sicuramente attraverso questi metodi non diventerete ricchi, ma riuscirete a ottimizzare le vostre transazioni, e quindi perché non farlo? Se il video vi è piaciuto, come sempre mettetemi un bel like, venitemi a trovare su CryptoFarm Italia su Telegram, e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!